Come mai quando mettiamo dello zucchero in un bicchiere d'acqua dobbiamo mescolare per farlo sciogliere? Perché gli stiamo dando energia. Questa energia aiuterà la nostra acqua fredda a disciogliere lo zucchero in modo da farci bere una soluzione di acqua e zucchero. Lo stesso vale per il mondo del caffè. Già, perché una delle variabili dell'estrazione dei caffè è la cosiddetta turbolenza. Turbolenza che possiamo andare ad effettuare nei vari metodi di estrazione del caffè in modo diverso, utilizzando ad esempio un bastoncino o un cucchiaio per mescolare il particolato, oppure potremmo andare a muovere il server all'interno del quale abbiamo il caffè con l'acqua, oppure possiamo andare a versare l'acqua con più forza, con più potenza. In questo modo sarà proprio questa forza che aiuterà l'acqua a disciogliere le sostanze solubili contenute all'interno del caffè. Oggi effettuerò per voi 2 esperimenti nei quali utilizzerò la turbolenza in un'estrazione e dove invece non farò assolutamente nulla nell'altra. La turbolenza verrà effettuata tramite il versaggio dell'acqua. Quindi in una delle 2 estrazioni verserò l'acqua molto lentamente, nell'altra invece con molta più forza, in modo da dare appunto turbolenza al mio caffè. Il caffè che andrò ad utilizzare oggi è un caffè proveniente dalla regione dell'Irgacheffe in Etiopia, coltivato a 2000 metri sul livello del mare e processato con un metodo naturale. Non mi resta ora che preparare i miei 2 V60, bagnare la carta, macinare il mio caffè e procedere con i 2 esperimenti.
mio esperimento sulla turbolenza è terminato, ora non ci resta che assaggiare le due bevande. Qui alla mia destra abbiamo il caffè estratto con una grande turbolenza durante la versata e qui invece abbiamo il caffè estratto molto lentamente. Andiamo ad assaggiarli. Se devo dire la verità, al naso mi ha colpito moltissimo questo caffè. Cavoli, sa di fragola e vaniglia all'aroma. Il problema è che durante la degustazione alla fine ha un piccolo retrogusto di amarezza. L'altro invece è molto più equilibrato, sia per quanto riguarda l'acidità che la dolcezza, ma gli manca sprint. Sì, è un buon caffè, abbastanza piatto, non è sgradevole, ha un corpo blando, però non è wow. Ecco, questo è quello che posso dire. Sicuramente, molto probabilmente, in medio sta Virtus, nel senso che tra questi due caffè sceglierei una via di mezzo. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il mio video fino alla fine. Ve lo dico sempre, se avete qualche domanda, qualche commento, fatelo liberamente nei commenti, io sono qui a disposizione per rispondervi. E nel frattempo, prima di risentirci, io vi auguro come sempre una buona estrazione. A presto!